Allora, vi avevo promesso un video sui Cymbidium in estate. Che fanno i Cymbidium in estate? Chiaramente sono solo piante verdi, non abbiamo fiori, non abbiamo qualcosa di spettacolare, ma è la pianta stessa che è spettacolare. Allora, la prima cosa che vi faccio notare è che io ho tolto i supporti in legno che in inverno mi servono per non far gelare le radici, e vedete che la pianta è più scura, il vaso è più scuro perché sotto c'è l'umidità. Il discorso che stando appoggiato a terra non asciuga mai completamente giù in basso, vedete, rimane un pochino più scuro nella parte inferiore. Io sto bagnando in questi giorni, un giorno sì e un giorno no, per via delle temperature elevate. Allora, guardate quante ricrescite, questi sono i bulbi precedenti. Andiamo a vedere quello che abbiamo qua. Allora, lo stato dei bulbi, se vedete, devono essere cicciottosi, i bulbi devono essere cicciottosi, guardate, questa è una ricrescita nuova, questa che vedete qui è una ricrescita nuova. Una foglia vecchia è normale all'esterno della pianta, perché purtroppo sfogliano dall'esterno, vedete, sfogliano dall'esterno verso l'interno, quindi questa è la foglia vecchia che è già stata tolta e non è un problema, possiamo toglierla o lasciarla lì. Eccola qua, è la foglia vecchia. I bulbi, vedete, questo è il bulbo nuovo, questo è un bulbo nuovo, questo abbiamo detto un pezzo della foglia vecchia, e quindi il discorso è: qui abbiamo 3 di bulbi nuovi, 1, 2 e 3, forse anche questo qua è nuovo, 4, 1, 2, 3, 4. Poi questo è quello che ho fatto, ho svasato in pieno inverno, portato a casa con la fioritura svasata e messa in fibra di cocco in inerti. Abbiamo qua una ricrescita, eccolo qua, un bulbo nuovo. Abbiamo anche qua, guardate, questi ne abbiamo più di uno, cioè questa è una pianta nuova, questa è una pianta nuova e questa è un'altra pianta nuova, sono 3. Queste fogliettine vecchie le potete lasciare o le potete, non è un problema. Questo è il bulbo originale, se è più giallo non è un problema, però a livello di foglie vedete che di sole ne prende tanto. Se è chiaro come Cymbidium è chiaro perché qui il sole picchia, durante il giorno il sole picchia e quindi la pianta è chiara perché prende parecchia luce. Guardate, qua sotto abbiamo nuove ricrescite, eccole qua, questa qui è una nuova ricrescita, è venuta su da qui, questa pure è una nuova ricrescita. Quindi guardate che lo stato dei bulbi deve essere uno stato di bulbi abbastanza cicciottoso, vedete? I bulbi devono essere pieni d'acqua, non zuppi, però la riserva della pianta è qui, questa è la riserva della pianta, quindi è importante che il bulbo sia abbastanza pienotto per poter garantire umidità e nutrimento alla pianta. Poi abbiamo un'altra pianta qua lo stesso, abbiamo questa ricrescita qui, all'interno è un sovrapporsi, non riesco manco a farvelo vedere, però questa qui che vedete è un bulbo nuovo, è un ammasso di foglie, di piante. Guardate, qua c'è una ricrescita. Allora, la fioritura è data proprio da questo, cioè se voi vedete, guardate, se riesco a farvi vedere, qua sotto abbiamo altre ricrescite, altri bulbi nuovi. Questo qua è un bulbo nuovo, questo qui che vi sto indicando. Questa era la pianta più disastrata, questi sono i bulbi originali di quando l'ho portata a casa. Il bulbo è secco perché questo è il primo bulbo. Intorno abbiamo questo che sto toccando con le mani, cioè è una continua ricrescita di bulbi, 1, 2, 3, guardate qua, abbiamo bulbi vecchi e la ricrescita nuova. Allora, se vedi quei pallini gialli è l'osmocote, un concime a lento rilascio, eccolo qua, sono pallini a lento rilascio di concime, un concime non altissime dosi, però tipo un 14, un 16, azoto, fosforo, eccetera eccetera. L'abbiamo qua. Questo è tutto osmocote, ci ho messo parecchio. In più, quando bagno non do l'acqua del rubinetto, do sempre acqua con l'aggiunta di qualche altra sostanza tipo oligoelementi
o tipo algatron o tipo sostanze che possono contenere magnesio o altri elementi che forse non stanno concentrati in quei pallini. Bagno un giorno sì e un giorno no. Vedete che sotto i vasi hanno questa colorazione più scura perché l'umidità qui fa da tappo. Abbiamo detto che il vaso di terracotta ha già un fondo con un buco, rimanendo appoggiato a terra. Vedete, qui è asciutto, qui è bagnato, quindi la pianta alla base ha sempre un po' di umidità e la radice in questo caso è spinta a cercarla. Vuoi l'acqua? Valla a prendere, l'acqua è lì sotto. Nonostante questo io un giorno sì e un giorno no bagno, vedete? Il basso è più scuro sotto, quindi prima che asciuga completamente ci mette del tempo, anche se non bagniamo tutti i giorni non è un problema, però per quello che riguarda me cercherò di dare acqua un giorno sì, un giorno no. Abbiamo messo, visto le previsioni del tempo, hanno messo 40 gradi, la settimana di più caldo in Italia, quindi questa è la situazione. Cerchiamo di mantenerli freschi, volendo potete anche spruzzare, bagnare le foglie, tanto queste prendono l'acqua, quando piove prendono l'acqua dal cielo. Le bunde nere ogni tanto vanno tagliate, c'è chi lo fa proprio, un controllo periodico di togliere queste punte nere e andiamo avanti. Lì in estate il discorso è dare tanto concime, lo vedete qua, tutti questi pallini osmocote, e in questa maniera riusciamo ad dare alla pianta tantissimo concime. Guardate che bella chioma verde che ha, se vedete che è chiaro è perché ne prende tanto di sole. Li lasciamo stare in attesa che poi in inverno ci produrranno fiori. Quindi quantità di concime e umidità. Questa è la pianta più disastrata, quindi se vedete qualche segno vecchio è la pianta che ha avuto più fioritura e la pianta che ha bisogno un pochino più di riprendersi a livello radicale. Questo ho fatto l'errore di mettere giù all'inizio 3 anni fa tutto quanto il malloppo con le radici nel vaso e poi chiaramente senza aprirle le radici vanno aperte in modo tale che la pianta possa soffrire meno di ristagno d'acqua all'interno di quel malloppo che voi comprate completamente pieno, completamente intricato di radici. Conviene per la prossima volta tagliarlo in modo tale che evitate di avere una pianta stressata e aver bisogno poi di 2 anni di tempo per rimetterla in carreggiata. Bene, a presto, spero di avervi dato qualche aggiornamento utile sui Cymbidium. Mi raccomando, niente sottovaso, che già l'umidità a terra c'è. Se mettete sottovaso penso che li fate secchi completamente, cioè nel senso che li rovinate a livello radicale. A presto!